Buongiorno cari amici della Tecnopillola e del Rantolo Mattutino. Io sono Alex Racuglia e questo è giustamente The Morning Rant in video e Tecnopills in audio, i miei show, che sono un unico show, uno in video, un altro in audio, ma è sempre la stessa roba, in cui io parlo di quello che mi capita nella mia vita da sviluppatore di software, che fa roba audio-video, e di regista e produttore di spot televisivi e video promozionali che fa audio e video intanto che vado da casa all'ufficio ed è essenzialmente una roba che faccio per me perché ragazzi, andare in ufficio è una rottura di cazzo, non tanto stare in ufficio, proprio andarci è una rottura di cazzo infernale, cioè attraversare questa cavolo di pianura padana con la nebbia è veramente noiosissimo e di conseguenza insomma ci provo, ci riesco, non lo so. Ma insomma, devo andarci e dato che mi annoio tantissimamente, ho una telefonata in arrivo. Ci sentiamo dopo, ciao. Dopo questa meravigliosa introduzione che ho fatto circa... mi stavo aspettando, scusami. Che ho fatto circa 2 giorni fa, perché poi dopo sono stato interrotto da una telefonata e dalla vita. E infatti mi vedete con un abito diverso, con un tempo diverso, tempo meteosferico diverso e soprattutto... senza barba. Ragazzi, sono quasi bello. Dove quasi con la Q maiuscola. Allora, voglio essere sincero con voi. Io non mi ricordo cosa stavo dicendovi 2 giorni fa. Però so cosa vi dirò oggi, perché è una di quelle cose che probabilmente la maggior parte di voi non potrà capire col lavoro che fa. E però invece chi sviluppa software ogni tanto deve affrontare questa cosa. E credo che sia una delle più grandi cause di porconi che vengono tirati. Per cui, Dio, prenditi le tue responsabilità perché questa qui è anche colpa tua, non è colpa solo mia. In realtà è anche abbastanza colpa mia. Allora, prima di entrare nel vivo della chiacchierata, io vorrei mettere le mani davanti e fare delle premesse doverose, perché, come vi dico sempre, io a fare il regista, ma io sono cazzo bravo. Ma sono cazzo... So che non sembrerebbe uno che non se la tira come... Ma io sono bravo a fare quella roba lì, Ma sono bravo. E però... Bellissimo, adesso quando c'è questa così si vedrà male, ma fa niente. Però quando faccio software non sono così bravo. E soprattutto mi rendo conto che conosco tipo lo 0,3% di quello che dovrei. Non di quello che vorrei o che potrei conoscere. Di quello che vorrei conoscere per poter sopravvivere. E questa è una premessa. Seconda premessa, non mi piace sviluppare lato server. Voi pensate ai programmi. I programmi sono parte che stanno sul vostro computer, sul vostro telefono, sul vostro orologio, nel vostro culo, però un sacco di roba sta sul lato server. Ecco, il server a me non piace. Ragazzi, cioè ognuno ha le sue. Non è che non può piacerti tutto nella vita, ecco. Non mi piace, non mi piacciono i linguaggi, non mi piace l'idiosincrasia, non mi piace niente dello sviluppo server, ok? Questo è un'altra cosa. Vuoi muovere il cazzo di culo? Sono le 10:15 di mattina e stai andando a 3 all'ora in un posto dove non c'è niente. Ecco, levati dal cazzo velocemente, ecco, figa, Allora, queste sono le due premesse. Allora, il motivo della più grande porcoduagine che viene viene squirtata nel mondo, tanto per citare l'amica ChatGPT, è risolvere un problema, darlo per risolto e dopo qualche anno lo stesso problema si ripropone. Perché? Perché di sì. Ok? Allora, quello che scoprirete alla fine di questa puntata è che avevo un problema e l'ho risolto, ok? E uno potrebbe dire, potresti anche non farci una puntata, è vero, ma siccome mi rompo il cazzo andando in ufficio, decido di regalarvi questa puntata, che non credo che sia neanche bonus, in cui vi racconto che cosa è successo. Allora, la problematica, il problema si è verificato con un sintomo. Il sintomo è che stavo vendendo poche app. Vabbè, è un periodo di magra, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la cosa che mi ha fatto squillare il campanello d'allarme è che io ho provato a far provare agli amici Best Frame, dicendo provate e ditemi se funziona. E tutti quelli che la provavano non riuscivano ad avere il codice seriale. Il mio meccanismo per i codici seriali, che ho sviluppato tutto in casa, ed è il motivo per cui mi hanno craccato poco, è semplice. L'applicazione al lancio cerca di capire se c'è un numero seriale registrato. Se c'è il numero seriale registrato, bene. Se non c'è, se ne inventa uno
e dice all'utente: ti spedisco il codice seriale per email, così ti registri, e così è il prezzo che devi pagare. Questa roba qua non sono sicuro al 100% che sia una cosa bella, ma l'ho fatta lo stesso su consiglio di Justin Rosati. È tutta colpa tua, Jay, che dice: vuoi dare la tua applicazione per una settimana? Ok, in cambio tieni in ostaggio l'email della gente. Fa sempre comodo. Non è bello, lo so, non me ne frega un cazzo. I vari Walter Vannini e Francesco Tucci mi diranno che sono una merda. Non vi preoccupate, chiunque di voi nella vita potrà dire Alex è una merda. Credetemi, io me lo dico da solo di 50 volte tanto, per cui non vi fate niente. Ok, fatta sta cosa qui. L'applicazione a questo punto salvava sul mio licensing server il numero seriale, l'email, e poi mandava un'email dice: questo è il tuo numero seriale, copialo e incollalo. Ok? L'applicazione potrebbe già partire da sola, però era bello fare questo giro qui, in modo tale che tu eri obbligato a mettere la tua email vera. Va bene, siamo d'accordo. A un certo punto ho smesso di mandare email. Cioè, il numero seriale veniva registrato, la pagina del mio server che mandava l'email veniva chiamata, ma l'email non veniva mandata. E la domanda che mi sono chiesto è: perché? Ora, tanto per tornare alle considerazioni precedenti, io lato server sono una merda, e questo codice qui è stato il primissimo codice che ho scritto nel 2017 per gestire i numeri seriali. Stiamo parlando di 8 anni fa. L'avevo sviluppato in VBScript su ASP. Capite quanto è anziana sta cosa? Perché non l'hai mai rifatto? Perché l'ho anche rifatto in PHP, ma non c'ho voglia di gestire la doppia versione, perché fondamentalmente è un database vecchio, eccetera, eccetera. Insomma, ce l'aveva tutte. Capite che, dato che non ero interessato a sviluppare lato server, ho fatto quanto più possibile, no, c'è coda a quest'ora di mattina, ho fatto quanto più possibile per tenere le cose, per farle il più velocemente possibile. VBScript lo conoscevo, ho scoperto come fare 2 o 3 cose, insomma, alla fine il codice che mandava l'email non funzionava. Non ho capito se non funzionava perché è stato aggiornato da qualche parte, perché il database era bello ciccio, di conseguenza era lento, perché l'SMTP server non funzionava, alla fine non funzionava più. Allora mi sono detto: devo inventare le cose in altro modo. Ho passato un giorno a cercare di usare un nuovo SMTP, l'SMTP di ulti.media, ma senza grosso successo. Alla fine ho trovato una soluzione che mi piacerebbe ricordarmi di questa soluzione quando farò le note dell'episodio, ma sicuramente non lo farò, per cui vi arrangiate. La soluzione è MailSender. È un servizio che vi mette a disposizione un SMTP e un sacco di cose per fare email marketing, ma anche solo per mandare delle email in bulk. E mi sono registrato. La cosa interessante è che il piano free ti consente di mandare, non ho capito se 1000 email al giorno o 100 email al giorno, ma insomma, diciamo 100 email al giorno, senza troppi fronzoli. E cosa vuol dire mandare 1000 email al giorno o 100 email al giorno? Significa che io posso utilizzare questo servizio per registrare fino a 100 numeri seriali, attivazione trial al giorno, il che va bene perché tendenzialmente quando si arriva a 12 a 15 sono tantissimissime, tanto per farvi capire, però non sono poche in termini assoluti, però non sono neanche tante. E ho iniziato a fare questa cosa qua e a cambiare il lato server, lasciato la stessa pagina, però avevo sempre dei problemi. Allora a questo punto mi sono detto: ma sai che c'è? Visto che questo mail sender consente di utilizzare le API direttamente dentro l'applicazione, o utilizzando curl, che essenzialmente è un post in HTTPS, usiamolo direttamente nell'applicazione e proviamo a farlo direttamente in BestFrame, questa nuova applicazione. E allora che cosa ho fatto? Ve lo racconto dopo lo spot, ma non perché voglio fare tanti spot, perché non c'ho niente da dire, per cui almeno uno lo facciamo, dai. Allora, nel sito c'è la possibilità di registrare un API key, che è quella che serve per l'autorizzazione, e poi c'è il codice di curl, che è l'applicazione più usata al mondo per fare, cioè è un'applicazione standalone che gira su qualsiasi sistema operativo, che permette di fare gettare e postare dati, fare richieste web. Ecco, io ho fatto questa cosa stronza, ho preso questa curl e ho detto: stavolta voglio riscrivere sta roba qua in Swift, riscrivimela a ChatGPT. L'ha fatto in un mezzo secondo e ha funzionato tutto al primo colpo, così, senza neanche pensarci tanto. Allora mi sono modificato la mia URL, la mia parte di gestione come si chiama?
dell'invio dell'email direttamente dentro l'applicazione. La cosa più complicata che ho dovuto fare, e che non so neanche che cosa ho fatto, ma l'ho fatto, è la possibilità di registrare il dominio, che è ultimediacloud.net, ho usato il secondo dominio, non il principale, per inviare le email utilizzando questo SMTP. Bisogna fare delle modifiche al DNS, 2 o 3 cose che non so che cosa ho fatto, ma le ho fatte andandomi a cercare delle guide su come si modificano le cose nel cPanel, e alla fine ho fatto una prova utilizzando questo sistema che non fa più una richiesta a una pagina web, ma direttamente alle API del servizio di mail sender. E funziona. A questo punto, visto che questa cosa funziona, ho detto fanculo, ho cambiato il codice, cioè ho aggiornato tutte le app, tranne un paio che adesso aggiornerò, per utilizzare il nuovo sistema in modo tale che si possa funzionare. La cosa interessante è che il sistema vecchio non è che aveva smesso di funzionare, funzionava una volta ogni tanto. Credo che dipendesse dal fatto che avevo un database che veniva riempito ogni volta, era diventato bello ciccio. A questo punto ho svuotato questo database, che tanto serviva quasi un cazzo, ho snellito un pochettino il codice, adesso sta roba dovrebbe anche funzionare, però chi se ne frega, adesso modificherò tutte le applicazioni che ho fatto in modo da utilizzare questo nuovo sistema, in modo tale da non perdermi potenziali clienti. E basta. Cioè, come vi ho detto, avevo un problema, l'ho risolto anche abbastanza felicemente, ci ho messo un giorno e sono sereno. No, adesso vi dico il motivo per cui uno non è sereno, perché l'informatica essenzialmente è avere un problema, risolverlo, cioè credere di averlo risolto per sempre, ed è come una sorta di mattoncino. Ecco, una roba che ho fatto 8 anni fa, adesso la rifarei in maniera completamente diversa, meglio, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sono detto ogni tanto, ma quasi quasi qua riscrivo sta roba. Poi mi sono detto, ma perché riscrivere sta roba? Ok, sarebbe più efficiente, più veloce, più performante, ma se funziona, cazzo, lasciala stare, soprattutto se lato server. E il fatto di dover passare una giornata a risolvere un problema per tornare al punto di partenza dove eri prima, cazzo, è una cosa veramente di una faticosità allucinante. Ed è una cosa che magari la gente che fa altri mestieri non capisce, però magari in alcuni altri mestieri sì. Nel senso, passare la giornata a risolvere un problema per tornare al punto di partenza, per poi poter ricominciare a lavorare. Eh, Immaginatevi che, insomma, magari andate in ufficio e scoppia la tubatura dell'acqua, per cui avete l'ufficio allagato. Allora chiamate l'idraulico, fate le cose, chiudete l'acqua, eccetera. Passate 1 o 2 giorni a pulire, asciugare, eccetera, eccetera, eccetera. Intanto il lavoro si accumula. Quando finite di pulire tutto quanto, di essere tutto a posto, che è tutto lì, è tutto utilizzabile, oltre al fatto che dovete pagare l'idraulico, avete perso 2 giorni di lavoro, siete stanchi morti e siete essenzialmente al punto di partenza. E questa è una grande rottura di palle. Ed è quello che volevo comunicare con questa micro chiacchierata. Va bene, lo so che non ci credete, ma io ho già fame. Madonna santa. Ho già preso il mio secondo caffè e ho già fame. Che roba, cioè questa roba qui, questi giorni ho una fame proprio una fame gimmick. Vabbè, chi se ne frega. Facciamo l'ultimo spot pubblicitario. No, non facciamo, cioè, troppo poco durata sta roba. Andiamo direttamente al punto. Se avete visto sta roba in video sul mio canale, questo è The Morning Rant, sul canale di ulti.media. Faccio questa cosa intanto che vado da casa all'ufficio. In realtà stamattina ero dall'ufficio di mia moglie all'ufficio mio. Perché? Perché mia moglie perché il mondo è brutto. Perché mia moglie diceva che non funzionava la rete, in realtà il cavo di rete che si era staccato. Pensate un po'. E in più non riesce a utilizzare la chiave di firma elettronica per i documenti. Lei è un avvocato. E nonostante abbia scaricato i driver, eccetera, 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 non ha funzionato un cazzo. Ora, 2 cose. I PC sono una merda, e siamo tutti d'accordo, ma chi ha sviluppato quest'app qui è ancora più merda, soprattutto perché quest'app potrebbe funzionare anche su Mac. Teoricamente funziona su Mac, ma secondo me non l'hanno mai testata. L'hanno fatto fare un indiano. L'indiano ha detto sì, funziona, proprio l'ha detto così. E con un tono che non è neanche da indiano, ma va bene così. Ed è veramente una merda. Per cui InfoCert, che si è fatta pagare i chiliardi per sta roba qua, secondo me appunto ha subappaltato questa cosa, che è stata poi subappaltata, alla fine l'ha fatta il cugino del fratello del pronipote di Antani, che l'ha fatta comunque rifare in India perché non c'aveva voglia di farlo lui, a 42 euro, e all'indiano ne ha dato 24, così per amicizia. Merda. Se invece avete ascoltato questa cosa in audio, questo è Tecnopills, il mio podcast, il mio flusso di coscienza più o meno digitale, anzi il flusso di incoscienza digitale, in cui vi racconto quello che mi capita, quello che non mi capita, quello che non dovrebbe capitarmi ma mi capita lo stesso, intanto che vado da
casa all'ufficio o dall'ufficio di mia moglie all'ufficio. Che altro aggiungere? A valle della sigla finale vi ascoltate il riassunto più o meno ponderato di ChatGPT, che è la mia intelligenza artificiale, basata ovviamente su ChatGPT, che cerca di capire le cose e le interpreta a modo suo. Nel bene e nel male, più nel male che nel bene, ma va bene così. Che altro aggiungere? Niente. È stata una bella giornata, è stata una bella, insomma, non è stato bello un cazzo perché non sono ancora arrivato in ufficio e mi aspetta una giornata abbastanza lunga. È stato tutto bello, vi auguro una buona giornata, un buon ascolto di quel che verrà, una buona visione di quel che verrà, vi auguro di essere felici perché le persone felici non rompono il cazzo. Ciao!